bentornati sul canale. In questo video si parlerà di me. Buona visione. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Eccoci con un nuovo tutorial che riguarda il nostro bel teschio a cui daremo il nome alla fine del progetto, che riguarda la board ESP32 che, come molti sapranno, oltre ad avere una connessione Wi-Fi ha anche una connessione Bluetooth, ed è proprio quest'ultima che volevo utilizzare in questo progetto, facendo fare diverse cose, facendo parlare anche il nostro teschio. Questo è solo un video di presentazione, probabilmente faremo diverse puntate di questo progetto, perché secondo me è abbastanza lungo. Toccheremo diversi spunti molto interessanti: la connessione Bluetooth con l'app sul telefono, toccheremo anche l'acquisizione audio da una fonte sonora, faremo accendere dei LED negli occhi e faremo muovere il teschio con dei servomotori. Quindi diversi argomenti che, trattati tutti assieme, forse sarebbero un po' troppo complessi. Preferisco spezzare il video in più parti e vedere come va. Soprattutto se vi piace l'argomento, fatemelo sapere con un like, in modo da portarvi anche tutte le altre puntate di questo progetto. In questa prima puntata vorrei parlarvi dell'acquisizione dell'audio da una qualsiasi fonte, che può essere lo smartphone, il computer, qualsiasi altra fonte sonora, e il trasferimento mediante il servomotore alla mandibola del nostro teschio. Ho creato con della colla a caldo l'alloggiamento del servomotore e poi, per mezzo di questo fil di ferro, ho trasferito il movimento alla mandibola. La cosa principale di questo progetto è stato capire come acquisire dei segnali analogici ad alta frequenza tramite l'ingresso dell'ESP32. Come saprete, queste frequenze presentano dei picchi di tensione negativa che possono danneggiare gli ingressi analogici. Per risolvere il problema ho utilizzato questo schema, che è un filtro passabasso, la resistenza da 100 e il condensatore da 10 nanofarad, più un diodo che mi scarica a massa i segnali negativi. La resistenza da 1K invece ci farà da resistenza pull down. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato quando ho trovato questo gioco della Clementoni, un simpatico gioco per mia figlia, che potete trovare ancora in qualche negozio di giocattoli anche online, in cui bisognava costruire questo teschio con delle parti in ludogel, addirittura con del gesso, per ricostruire sia il cervello che le vertebre. E allora mi sono detto: perché non costruire un simpatico gadget per Halloween? Ed eccoci qui con questo nuovo progetto. Ma ritorniamo al presente. Questo è lo schema che ho riprodotto su breadboard. Questa è l'uscita line out del mio PC, e ho sdoppiato il segnale in due parti. Una parte va a questa cassa amplificata, come vedete l'ingresso AUX, e l'altra parte invece la faccio andare all'ingresso analogico dell'ESP32. A seconda poi dell'ampiezza di questo segnale misurato su questo pin, trasferiremo attraverso un'uscita digitale PWM il movimento al servomotore della mandibola. Ma spostiamoci adesso sul PC per analizzare un pochettino il programma che ho realizzato per effettuare questi movimenti con il nostro teschio. Il test è stato fatto con un ESP32 VRUM 32 sull'ingresso analogico 25, che usa l'ADC1, e abbiamo il pin di uscita per il servo numero 32. Qui includiamo la libreria servo, che per l'ESP32 si chiama ESP32 servo appunto,
che includerò nella descrizione. Creiamo l'oggetto servo, definiamo il pin 25 come analogico, l'ingresso, e poi tutta una serie di variabili che sarà il valore, i gradi da impostare al servo, eccetera. Particolarità di questo sketch rispetto a quelli che si trovano in giro è che non ho usato il delay, in quanto il delay è un'istruzione bloccante che mi andava a bloccare anche l'acquisizione dell'audio. Invece in questa maniera, usando Millis, non bloccherò e vedrete come sarà fluido anche il movimento della mandibola. Questi parametri andranno personalizzati a seconda del segnale. Questo è il valore minimo, gli ho dato 50 per tagliare i disturbi di segnale sull'ingresso audio, il valore medio 100 bocca aperta, 180 bocca aperta al massimo, invece 100 sono i 100 millisecondi di pausa che mi fa ritornare il segnale a 0, anzi i gradi del servo a 0. Nel setup inizializziamo il tutto e questo è il nostro void loop. Qui analizziamo il segnale analogico d'ingresso, azzeriamo i gradi e diciamo che il servo non si sta muovendo, quindi è 0. Se il valore è maggiore di val min e minore di val medio e il servo è fermo, esegue la procedura, quindi mi porta il servo a 35 gradi. Qui mi dice, memorizza che il servo si sta muovendo e aggiorna Millis. Se invece il valore è superiore, quindi tra val medio e val max, e il servo è fermo, mi porta il servo a 45 gradi. Se il valore è maggiore o uguale a val massimo e il servo è fermo, mi porta il servo a 60 gradi. E qui ho utilizzato il serial print per visualizzare i dati e li potremo andare ad analizzare anche con il plotter seriale. Adesso vediamo come. Adesso collegherò l'ESP32, eccolo qua. Prova microfono, prova microfono, prova microfono, 1, 2, 3, 4. Adesso collego anche l'alimentazione del servo. (6 volt). Prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono. In questa maniera potremo far parlare il nostro teschio con qualsiasi fonte audio. Questo sketch è facilmente adattabile anche ad Arduino, basterà cambiare il nome della libreria che su Arduino si chiama semplicemente servo, e ovviamente adattare sempre i valori di input facendo dei test anche in funzione del nostro servo, della meccanica che abbiamo realizzato all'interno del nostro teschio. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se avete necessità di sketch, dello schema elettrico, di qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere nei commenti, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Io e il mio assistente vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Comunque proprio tutto. Ha parlato Alain Delon.